Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2023. Abbiamo 3 carte. Interessante perché queste due sono già uscite anche ad un altro segno. E abbiamo il diavolo, l'imperatrice e il giudizio, ragazzi. Le lascio tutte e tre, perché qui potrebbero indicare un certo tipo di condizionamento per quello che riguarda un progetto, per quello che riguarda, potrebbe anche essere una persona, questa imperatrice, però quando c'è il diavolo è come se ci fosse sempre una sorta di costrizione, emozioni represse, qualcosa che costringe appunto, che vincola, che condiziona. Il diavolo normalmente parla di schiavitù volontarie, perché è una nostra decisione quella di rimanere in quella situazione. E poi appunto l'imperatrice potrebbe parlare di progetti piuttosto che di una madre, mentre poi comunque abbiamo la carta del giudizio, che è una carta di risveglio spirituale, ragazzi. È una carta che comunque parla di una rinascita e per qualcuno si potrebbe trattare di una chiamata che arriva magari proprio da una persona che non si sente da tanto tempo. Se per esempio la mamma fosse stata una persona tossica e non fosse più qui, non fosse più in vita, diciamo, potrebbe essere una presa di consapevolezza su tutto quello che è il rapporto con vostra madre e come questo rapporto condiziona la vostra vita relazionale adesso. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali. Wow, gli amanti! Sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video e nella sezione dei commenti c'è il link a una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, spiega l'influenza delle decadi, le linee di tempo. Sempre nella descrizione o nella sezione dei commenti trovate il link al corso base gratuito di tarocchi, trovate anche il link al corso che si terrà a maggio 2023, che sarà un corso online sempre di tarocchi, e trovate anche un video che vi parla della sezione degli abbonamenti. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con la carta degli amanti, la regina di denari, un 2 di coppe al contrario, un 8 di coppe, la carta del carro, il sole e un re di spade. Interessante. Allora, la carta degli amanti mi dice che c'è una sorta di scelta o avete dovuto effettuare una scelta, se stiamo sulla linea della mamma, della maternità, mamma inteso come l'imperatrice, vostra madre, il vostro modo di essere madri di voi stessi, o se siete madri o padri anche, comunque diciamo genitori, il vostro modo di vivere la polarità femminile in quanto genitori. Dunque, gli innamorati normalmente parlano di quello che è una scelta. In questo caso potrebbe anche essere un innamoramento, ma in questo caso, essendo, diciamo, una stesa generale, potrebbe più riguardare una situazione di tipo familiare. Abbiamo anche la regina di denari e potreste essere voi o potrebbe essere questa persona che gira intorno a voi e con un 2 di coppa al contrario, ragazzi, qui sento che è come se non ci fosse la possibilità di arrivare ad un accordo. È come se non si riuscisse a scendere a compromessi. È come se non ci fosse un impegno o magari qualcuno non si vuole impegnare più con questa persona. Ripeto, può essere una madre, può essere anche un'amica per qualcuno, anche se lo vedo... Sì, no, no, potrebbe anche essere una questione di amicizia. Sta di fatto che abbiamo questo 8 di coppe che vi dice che avete bisogno di fare una sorta di analisi interna. L'8 di coppe è una carta di introspezione, è una carta che vi deve
portare a capire cos'è che vi condiziona, cos'è che vi manca, cos'è che potreste avere che lì dove siete non riuscite ad ottenere. La cosa bella è che poi terminiamo con il carro, il sole e il re di spade. Andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però ragazzi c'è un movimento con questo carro, eh. Allora, partiamo dalla carta degli amanti. Abbiamo una regina di spade al contrario e un 6 di bastoni. La regina di spade quando al contrario indica una eccessiva flessibilità, un'eccessiva fluidità alle volte, o visto che, scusate, visto che abbiamo il diavolo, si può parlare di un eccessivo controllo per arrivare a un determinato risultato, perché comunque qui abbiamo un 6 di bastoni. Datemi un'altra carta per la regina di spade. Wow, re di spade e 7 di pentacoli. Allora, re e regina di spade potrebbero veramente essere dei genitori, ragazzi? Andiamo avanti, vediamo le altre. Vediamo se riesco poi a spiegarvele un po' meglio. Andiamo a vedere la regina di denari. 10 di bastoni e l'eremita. Allora, il 10 di bastoni è una carta che ci dice che avete bisogno di lasciarvi indietro determinati pesi, determinate responsabilità. È l'arcano, l'eremita, cioè, o meglio, l'8 di coppe è l'arcano minore dell'eremita. Quindi è come se doveste prendervi un tempo per capire come riuscire a gestire meglio la vostra quotidianità, le vostre cose, senza dover necessariamente soddisfare le aspettative di questo re regina di spade. Ho come la sensazione che gli amanti in questo senso siano uno scegliere tra quello che è stato il tipo di educazione, il tipo di realtà che avete vissuto fino ad adesso e la nuova realtà di cui avete bisogno voi per star bene. Voglio andare a vedere il 2 di coppa al contrario. Torre, guardate, torre, 10 di pentacoli e temperanza. Si tratta proprio di buttare giù dei compromessi che si sono fatti per la famiglia, ragazzi. Ritrovare il proprio equilibrio con la carta della temperanza. Quando c'è un 10 di pentacoli, allora potrebbe anche essere una situazione di lavoro per qualcuno, perché no? Perché quando c'è comunque un 10 di pentacoli, sì, al contrario, e anche la torre, è come se si dovesse rompere un compromesso. Cioè tutto questo gruppo di carte mi dice che bisogna rompere l'equilibrio che c'è o che non c'è, cioè ritrovare il giusto equilibrio, però bisogna prima destrutturare con questa torre. Siccome la carta del 10 di pentacoli è una carta di famiglia allargata, è una carta di famiglia concreta, di famiglia completa di madre, padre, figli, animali, nonni, zii, cugini, figli di lei, figli di lui, insomma, è come se qui ci fosse qualche cosa, qualche tipo di compromesso o di promessa che vi siete fatti tra di voi o voi a voi stessi, che ha bisogno di essere un attimo ridimensionata. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Quattro di coppe e 9 di spade. Cos'è che non riuscite a vedere di voi stessi? C'è una sofferenza alla quale voi continuate ad aggrapparvi, ma non siete consapevoli del fatto che lo state facendo. Perché magari non lo esternate, però c'è qualche cosa dentro che vi tiene appesi ad una paura e voi non vi rendete conto di questa dinamica, per quello che probabilmente vi dicono fai un percorso di autoanalisi, cerca di capire, di vedere quello che adesso non riesci a vedere, perché c'è qualche pensiero, qualche preoccupazione legata al passato che non ti permette di andare avanti. Andiamo a vedere il carro, perché qui c'è il movimento. Wow!
Un'altra volta la regina di pentacoli, ragazzi, è molto forte il discorso materiale, il discorso pratico, e abbiamo anche un 7 di bastoni. Io credo che qui ci sia un movimento. Allora, per qualcuno può essere un viaggio, ve lo dico. Potrebbe essere tranquillamente uno spostamento, o semplicemente un cambio di idea, un cambio di posizione, se non fosse un viaggio proprio fisico. Sta di fatto che quando c'è il carro è come se ci fosse una scelta, è come se la scelta che qui si iniziava a fare o si è fatto per qualcuno, qui si consolidasse. Andiamo a vedere il sole, perché sono una carta di 4 di bastoni, re di pentacoli e il mondo, ragazzi. Wow. Allora, devo dire che la carta del sole è una carta di abbondanza, è una carta di prosperità, è una carta che parla anche di bambini. Tenete presente che avete l'imperatrice, 2 volte la regina di denari, il sole, il mondo, il 7 di pentacoli. Però c'è qualche cosa, perché il 4 di bastoni è una carta di festeggiamento, è una carta di contratti, è una carta di accordi, e anche il mondo è una carta di risultati raggiunti. E qui avete il re di pentacoli, regina di pentacoli. Quindi ho come la sensazione che questo muovervi vi può portare verso nuovi equilibri, verso una nuova stabilità. Per qualcuno sì, è proprio anche un trasferimento, un trasloco. Sappiamo che sì, quando c'è il diavolo comunque c'è sempre una sorta di tossicità, no? E per togliersi dalle tossicità bisogna molte volte spostarsi fisicamente, non basta solo avere l'intenzione di farlo a livello mentale. Certe volte è proprio necessario spostarsi fisicamente, magari anche solo con un fine settimana, ipotesi, senza che sia necessariamente un trasloco. Però si va verso l'abbondanza, ragazzi, e potrebbe anche essere, ripeto, come accennavo all'inizio, una questione legata a un'amicizia, dove però ad un certo punto è come se vi dicessero di trovare un nuovo equilibrio. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo il mago al contrario alla ruota della fortuna. È come se vi dicessero, ad un certo punto bisogna fare una scelta, bisogna mettere un prima e un dopo. Il re di spade è una persona che sa come gestire, diciamo, le cose per arrivare al risultato, all'obiettivo, al compimento, ok? C'è ancora qualche cosa da mettere a posto. C'è anche la ruota della fortuna, è un 10, quindi è anche il mondo. Si va verso la chiusura di un ciclo per poi far sì che questo mago si giri, diciamo al dritto, ragazzi. Ehm, è come se qui foste portati a fare prima un compromesso o un non compromesso, insomma, a rivedere qualche cosa di una relazione esistente o all'interno di voi stessi, considerato che c'è l'eremita, magari all'interno appunto di una relazione o di una situazione, perché c'è qualche cosa di cui ancora non siete consapevoli, qualche tipo di dolore o di pensiero legato al passato, qualche condizionamento che non vi permette di vedere le cose in modo ampio. Però facendo questo spostamento, che sia un movimento di idee, che sia un movimento fisico, che sia un viaggio, vi dà la possibilità di creare un nuovo tipo di stabilità. Può anche essere una nuova amicizia, con il sole. Può anche essere una nuova amicizia. Sta di fatto che, ragazzi, ci si appresta alla chiusura di un ciclo, di conseguenza anche all'apertura di un ciclo nuovo, ok? Allora andiamo a vedere con Osho che altro posso dirvi. Wow. Ok, allora abbiamo la carta della trasformazione e i giochi politici. Allora, ragazzi, qui i giochi politici sono le maschere, letteralmente, avete il diavolo. Tenete presente che, sapete, c'è una frase che dice non è tutto oro quello che luccica, quindi fate attenzione a quello che non è vostro, mi verrebbe da dire in questo caso, e è un 7 di spade, e a quello che vi viene detto semplicemente per farvi fare
certe cose, ok? Liberatevi dalle aspettative degli altri, è il consiglio qui. Perché avendo sia la regina di spade che il re di spade, potrebbe esserci qualcuno vicino a voi che tende un pochettino a forzare le cose. Qui avete bisogno di trasformare voi stessi. Avete anche la carta del giudizio. La carta del giudizio è una carta di rinascita, è una carta di presa di consapevolezza. Quindi siete sulla giusta strada. Il punto è cercare di essere il più sinceri possibile con voi stessi. Andiamo a vedere ancora un koan zen, un ultimo consiglio, una frase su cui meditare. I semi del passato sono i frutti del futuro. Qui per semi intendiamo anche i pensieri. I pensieri del passato sono i frutti del futuro. Le azioni del passato sono i frutti del futuro. Le decisioni del passato sono i frutti del futuro. Anche se io direi di più, i semi del passato sono le decisioni del presente e i pensieri del presente sono i frutti del futuro. Potete, diciamo, scandire, metterci ancora un tempo qui. Mm? Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!